Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Nella puntata di oggi vi insegnerò ad utilizzare in maniera corretta i verbi piacere, bastare e servire in una frase. Nello specifico prenderò come esempio principale il verbo piacere. Dovete sapere che tutte le informazioni che vi dirò in questo episodio possono essere applicate anche a tutti gli altri verbi che funzionano come piacere. Ad esempio, i verbi come bastare e servire. Nel corso dell'episodio farò moltissimi esempi. Ve li trascriverò tutti nella descrizione di questo episodio. Inizio l'episodio di oggi con il precisarvi che solitamente in italiano per costruire una frase bisogna seguire uno schema ben preciso. Soggetto, verbo, oggetto. Questo significa che bisogna sempre iniziare con il soggetto, seguito dal verbo e da un oggetto. Generalmente è vero. Attenzione però, quando ci troviamo ad utilizzare dei verbi come piacere, mancare, servire, bastare, eccetera, questa struttura non possiamo più seguirla. Con questi verbi la struttura soggetto, verbo e oggetto viene capovolta. Bisogna mettere l'oggetto al primo posto, seguito dal verbo ed infine il soggetto. Ad esempio, se io dico mi piace la pizza, io non sono il soggetto di questa frase. La pizza è il soggetto. Come sentite, non si trova all'inizio della frase, si trova alla fine. Questo vi può confondere. Analizziamo ulteriormente questa frase. Mi, pronome oggetto indiretto, che significa a me. Piace, verbo. La pizza, soggetto. Il verbo piace è coniugato alla terza persona singolare per accordarlo con il soggetto, che è singolare. Il verbo piacere, come anche gli altri verbi simili, si coniuga alla terza persona singolare e alla terza persona plurale. Vediamo alcune frasi che noi possiamo creare con il verbo piacere. Primo esempio. Mi piace ballare. Il verbo piacere è al singolare perché il soggetto è un verbo all'infinito. Ballare. Mi piace il caffè. Anche qui il verbo è al singolare perché il soggetto è un sostantivo
singolare. Poi, mi piacciono le torte. In questo caso il verbo è al plurale perché il soggetto è al plurale. È un sostantivo plurale. Vediamo alcune frasi più complesse. Mi piace che tu venga a trovarmi spesso. Qui abbiamo la congiunzione che poi vuole il congiuntivo, anche perché piacere è un verbo di sentimento e quindi dobbiamo usare il congiuntivo. Ovviamente, in questo caso, congiuntivo presente, perché tutta la frase è al presente. Non mi piace che tu venga a trovarmi spesso. Qui abbiamo una negazione. Non. Ma la negazione in realtà non interferisce sulla struttura della frase. Abbiamo un verbo di sentimento. Abbiamo che e quindi, in ogni caso, dobbiamo mettere il congiuntivo. Altro esempio. Mi piace come hai arredato la stanza. Qui abbiamo la congiunzione come e quindi poi dobbiamo mettere un passato prossimo perché hai arredato la stanza è un dato certo, è un'azione accaduta. La stessa cosa anche nella frase con la negazione. Non mi piace come hai arredato la stanza. Qui è importante la presenza di come, che vuole l'indicativo, anche se c'è la negazione. Tutte queste informazioni valgono anche per altri verbi che funzionano come piacere. Ad esempio, bastare, servire, mancare, interessare, volerci, eccetera. Vediamo altre frasi, questa volta con il verbo bastare, per vedere proprio che funziona allo stesso modo di piacere. Esempi: basta salare l'acqua. Basta un po' di sale. Bastano gli ingredienti che abbiamo. Basta che tu venga a trovarmi spesso. Non basta che tu venga a trovarmi spesso. Mi basta quello che hai già fatto. Non mi basta quello che hai già fatto. Nel primo esempio, basta salare l'acqua, il soggetto è un verbo all'infinito. Nel secondo esempio, basta un po' di sale, il soggetto è una quantità indefinita. Nel terzo esempio, bastano gli ingredienti che abbiamo, il soggetto è un sostantivo plurale. Nel quarto, basta
che tu venga a trovarmi spesso è presente un che, seguito da un congiuntivo presente. Stessa cosa nel quinto esempio. Non basta che tu venga a trovarmi spesso. Penultimo esempio. Mi basta quello che hai già detto. Abbiamo quello che poi vuole l'indicativo. Stessa cosa per l'ultimo esempio. Non mi basta quello che hai già fatto. Possiamo fare degli esempi anche con il verbo servire e vedrete che la struttura è uguale. Tutti questi verbi si comportano allo stesso modo. Esempi. Mi serve una penna. Serve studiare per andare avanti. Ci servono i quaderni per la lezione. Serve che tu vada al supermercato. Non serve che tu vada al supermercato. Le serve quello che hai scritto. Non le serve quello che hai scritto. Prima di concludere questo episodio, voglio spiegarvi qual è il significato di bastare e servire, perché forse non lo conoscete. Bastare significa essere sufficiente. Quindi, se io dico basta, significa è sufficiente. Servire, invece, significa essere necessario. Quindi, se io dico serve, significa è necessario. Spero che questo episodio vi abbia un po' chiarito le idee su questi verbi. Se avete qualche domanda o dubbio riguardo l'argomento di oggi, non esitate a mandarmi un messaggio su HelloTalk. Grazie mille per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Non mi resta che salutarvi, ragazzi. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.